Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Con il video di oggi vedremo l'ultimo step della quarta fase, ovvero il controllo a distanza. Siamo al 13° step ed è l'ultimo step che abbiamo prima di salire in sella. Il controllo a distanza ci permette di verificare se tutto quello che abbiamo fatto finora è funzionale. Il controllo a distanza parte da vicino, parte dagli esercizi che abbiamo visto finora, ovvero applicati molto vicino, e pian piano ci allontaneremo dal nostro cavallo in modo da allenarlo a studiarci, a guardare i nostri movimenti, a capire le nostre richieste. Quanto più distante ci allontaneremo da lui. Per fare questo genere di esercizi io di solito mi avvalgo dei coni o comunque dei vari ostacoli che possiamo avere nel nostro campo. Però prima dobbiamo essere ben sicuri di avere sotto controllo tutte le parti del nostro cavallo. Proviamo adesso a spostarci. Ho creato un piccolo percorso usando dei coni e proveremo ad accompagnare Thor in questo percorso rimanendo a distanza. Come dicevo, la prima volta resteremo vicini per aiutarlo e per sorreggerlo nel caso in cui andasse in confusione o non sapesse cosa fare. Dopodiché pian piano ci allontaneremo da lui. L'importante che dobbiamo ricordare quando facciamo questo tipo di esercizi di controllo a distanza è di non tirare, di non trascinare il cavallo nell'esercizio. Deve essere una sua scelta, noi dobbiamo solo guidarlo. Ok, proviamo a vedere i primi due coni. Come dicevo, starò vicino, gli mostrerò la strada. Ok, adesso guardo i prossimi due coni, che dove voglio andare, quindi dovrò lavorare sulla sua spalla. Come vedete, non cerco mai di essere davanti al cavallo a guidare la sua strada, ma cerco di guidarlo da dietro. Vedete che è un po' incerto. Guardo i prossimi due coni, a cui ho cambiato anche direzione. Molto bene, ora gli sposterò, si è fermato, gli sposterò al posteriore e chiederò di ripartire, quindi cambiando di mano. Guardo i prossimi coni, cerca di tornare indietro, gli rimostro la strada, guardo i prossimi, devo lasciarlo venire verso di me in questo pezzo e poi spingere leggermente la spalla. Ok, vediamo che in questo momento ho sbagliato, quindi gli faremo rifare il giro e lo riaccompagneremo all'ostacolo. Lo guardiamo, ok, molto bene. Sposto, è andato un attimo in confusione, sposto il posteriore. Vedete, questo tipo di esercizio come ci permette di ritornare sugli esercizi precedentemente già fatti e ricorreggerli, vedere dove ci sono dei problemi, dove dobbiamo andare a lavorare. Ora ripetiamo questo esercizio e proviamo a rimanere un po' più distanti. Guardo i due coni, la mia attenzione deve essere sull'ostacolo, lui deve capire dove voglio andare, spalla, e guardo i due coni, voglio che lui vada là. Un po' di indecisione, gli do un consiglio sulla spalla, prossimi due coni, e sposto il posteriore. Ok, e riproviamo dall'altra mano. Guardo i due coni, un po' di indecisione, nessun problema, prossimi coni. Come vedete non lo trascino nell'ostacolo, deve andare da solo, e sposto il posteriore. Ok, è passato accelerando, quindi provo a farglielo rifare. Posteriore e richiedo. Molto bene, e stop. Wow. Capite che questo tipo di esercizio è aperto alla nostra fantasia. Io ho creato questo tipo di percorso in questo momento perché a lui è piaciuto, vedo che lo sta già rifacendo per conto suo, perché questo ci permette di vedere in maniera facile lo spostamento di spalla e di posteriore, ma possiamo veramente crearne un'infinità a seconda della nostra fantasia, di quello su cui abbiamo bisogno di lavorare, e pian piano possiamo imparare a
allontanarci dai nostri cavalli e ottenere esercizi sempre più complessi. Vedrete che ogni tanto ne pubblicherò qualche video di qualche esercizio di questo genere, in modo anche da stimolare la vostra fantasia, da vedere nuove sfide che possiamo ottenere, possiamo arrivare a fare con i nostri cavalli. Con questo 13° step si conclude il lavoro da terra sul cavallo e dalla prossima volta inizieremo a lavorare invece con il cavallo sellato. Quindi ci vediamo al prossimo video, per oggi è tutto.